Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video paranormal. Amici, oggi abbiamo una storia che arriva dalla Spagna. Avete mai sentito parlare del duende della Horniglia? Letteralmente significa l'elfo della stufa. Nel 1934, infatti, un'entità molto misteriosa ha gettato nel panico tutti gli abitanti di un piccolo edificio nella città di Saragozza. Questi forti eventi paranormali sono arrivati all'attenzione dell'opinione pubblica, gettando scompiglio e curiosità tra migliaia di persone che si accalcavano ogni giorno davanti a quel piccolo palazzo per assistere a quegli eventi così bizzarri, che hanno attirato non solo la stampa dell'epoca, ma anche la polizia. Ma prima di iniziare, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video. Adesso iniziamo. Il 27 settembre del 1934 i residenti di un piccolo edificio borghese situato in via Gascón de Gótor a Saragozza, in Spagna, furono svegliati verso le 6:30 del mattino da una risata molto inquietante e sinistra che proveniva dalle scale. I residenti, molto spaventati, si alzarono di corsa dai loro letti e si precipitarono sui pianerottoli, ma a quel punto la risata era già svanita. Ovviamente si misero a perlustrare l'edificio, ma non trovarono nessuno. Di conseguenza pensarono che forse qualcuno si era solo divertito a fargli uno scherzo. Nei giorni successivi, però, ci furono altri strani rumori notturni, ma tutti abbastanza lievi da non far preoccupare nessuno. Per alcuni mesi tutto ad un certo punto sembrò tornare alla normalità. Questo però fino al 15 novembre. Quando accadde un fatto davvero molto inquietante che cambiò la situazione. Una ragazza di 16 anni di nome Pasquala, che lavorava come domestica per una donna di nome Isabel che abitava al secondo piano di quell'edificio, un giorno si lamentò di aver sentito, mentre era in cucina da sola, una voce maschile che la chiamava. Isabel non diede molto peso a questo fatto. Questo però fino al giorno dopo, quando entrambe le donne, sempre in cucina, il giorno dopo sentirono la voce maschile di un uomo che urlava di dolore e pronunciava un nome, Maria. Le intimava di andare subito da lui per aiutarlo. Entrambe, terrorizzate, si misero ad urlare e si precipitarono fuori dall'appartamento in cerca dell'aiuto dei vicini, che allarmati dalle loro urla erano già accorsi in loro aiuto. Quando entrarono in casa, la voce c'era ancora e la sentirono nettamente tutti quanti e sembrava provenire dalla stufa a carbone che c'era in cucina. A quel punto decisero di andare alla polizia per denunciare questo stranissimo fatto. Ma quando sul posto arrivò l'agente che aveva raccolto la denuncia e che era stato anche molto scettico su questa storia raccontata, si dovette ricredere, perché quando alzò il bruciatore della stufa, anche lui sentì la voce maschile di un uomo disperato che urlava «Ai, mi fai male!». L'agente pensò subito ad uno scherzo di cattivissimo gusto e questo raccontò in centrale. Anche se il commissario Pérez de Soto decise comunque che era meglio indagare in merito, anche perché questo strano evento non era passato inosservato e in pochi giorni questa storia era diventata di dominio pubblico, arrivando a radio, giornali e causando una folla non indifferente, perché migliaia di persone ogni giorno arrivavano davanti a quell'edificio per assistere a quei bizzarri eventi. Questo portò il commissario a decidere che forse era meglio sorvegliare il palazzo notte e giorno per evitare eventuali disordini pubblici, cosa che in realtà accadde perché una notte alcuni ragazzi vestiti solo di lenzuoli bianchi riuscirono ad eludere la sorveglianza e a salire sul tetto travestiti da fantasmi, una bravata che gli costò circa 50 pesetas come multa. Nei giorni successivi si continuò ad indagare, ci furono interventi idraulici, elettrici, si esaminò la stufa, il tetto, i vari piani dell'edificio, addirittura sollevarono il pavimento dell'appartamento in cerca di una spiegazione logica a quei fenomeni tanto assurdi, ma non si trovò nulla di anomalo.
né dentro né fuori l'edificio. In tutto ciò la voce continuò a farsi sentire anche nei giorni successivi. Si sentivano spesso i soliti lamenti, ma anche altre frasi come "sono qui, codardi", a quanto pare la sua frase preferita. Pensate che un giorno un ufficiale tentò anche di interrogare quella voce, gli chiese chi fosse e che cosa sperava di ottenere da tutto ciò. E la voce rispose, disse che non voleva nulla e che non era un uomo. Dopo quest'ultima scoperta, infatti, e comunque il fatto che le indagini non avevano portato a nulla, tutti pensarono di trovarsi di fronte ad un fenomeno paranormale. E dato che Pasquala, la ragazza che lavorava lì, era sempre presente quando la voce si manifestava, si iniziò a pensare che forse lei c'entrava qualcosa in tutto quello. Magari era lei l'ideatrice di tutto, la causa scatenante, forse era una medium o addirittura un ventriloquo. Di questo caso se ne occupò anche il sindaco di Saragozza, Otero Mirelis, che dichiarò il caso Duende de Hornilla molto pericoloso e quindi andava chiuso immediatamente per evitare situazioni future spiacevoli. Infatti, sabato 24 novembre, il giudice Pablo de Pablos autorizzò un'ispezione più approfondita del palazzo, facendo evacuare completamente l'edificio, mentre 2 medici visitarono Pasquala Alcober. Sulla ragazza non fu trovato nulla e di fatto fu scagionata da ogni possibile accusa, anche perché la voce non smise mai di parlare, anche quando Pasquala non era in cucina. Insomma, non si riuscì a trovare una soluzione a questa storia, ma questo fece sì che la polizia venne presa di mira. Infatti la stampa iniziò a deridere i modi in cui gli agenti stavano conducendo le indagini. Questo portò il sindaco di Saragozza anche a minacciare le testate giornalistiche, dicendo di smettere di intralciare il loro lavoro, intimandogli di smetterla una volta per tutte di parlare di quel caso. Qualche tempo dopo gli inquilini del terzo piano ebbero il permesso di rientrare nei loro appartamenti. La voce continuava a farsi sentire e prese di mira un bimbo di 4 anni, Arturo Grijalva Torre, che fu trovato diverse volte a parlare con quella voce misteriosa. Pensate che 60 anni dopo quell'uomo non aveva mai dimenticato le conversazioni che aveva tenuto con quell'entità invisibile. Una in particolare non aveva mai potuto dimenticarla. Un giorno il padre di Arturo interrogò la voce e tra le tante domande gli chiese di dirgli quante persone c'erano esattamente in quella stanza. La voce rispose 13. Allora l'uomo disse no, ti sbagli, siamo 12, ma la voce continuò ad insistere. Ci si rese poi conto che quella voce aveva ragione, perché il padre di Arturo si era dimenticato di contare il neonato che la moglie aveva in braccio. Molto spesso la polizia aveva utilizzato Arturo come esca per riuscire a cavare qualcosa da quella voce, ma non si arrivò mai a nulla. Ad un certo punto arrivò un nuovo giudice che iniziò lui stesso ad indagare sul caso. Qualche giorno dopo l'arrivo di questo nuovo giudice, i proprietari dell'edificio che vivevano in un appartamento lì dentro lasciarono molto misteriosamente la loro casa per sempre. Non si sa per quale motivo, ma questo fece pensare che forse il giudice era arrivato a scoprire qualcosa. E fu così, infatti, perché il 3 dicembre fece delle dichiarazioni pubbliche molto importanti. Disse che la voce lui stesso in presenza di testimoni l'aveva sentita più volte e che si faceva sentire solo in determinate circostanze e davanti ad alcune persone. Non poté rivelare però quanto scoperto, perché disse che era un segreto che se fosse venuto alla luce poteva diventare molto pericoloso per tutti. Il caso fu poi archiviato, nonostante non fu mai data una spiegazione a tutti quegli eventi. Si sa però che Pasquala fu ritenuta responsabile di quei fenomeni, addirittura cacciata dalla sua città natale. Ma per la gente del posto in realtà c'era ben altro sotto. Il caso del duende della Horniglia aveva attirato troppo l'attenzione pubblica e della stampa
e soprattutto aveva creato una situazione molto imbarazzante per la polizia che stava conducendo le indagini. Di conseguenza chiusero il caso in fretta e furia, sperando che con il tempo la gente avesse potuto perdere interesse per quell'assurda storia, riportando così la calma e la serenità in via Gascon de Gotor. Il giorno dopo queste dichiarazioni, il 4 dicembre del 1934, il duende fece la sua ultima apparizione. La voce sembrava essere molto arrabbiata e infelice e disse: «Ucciderò tutti gli abitanti di questa casa maledetta». E questa fu l'ultima volta che si fece sentire. Nessuno riuscì mai a spiegare da dove era arrivata quella voce, chi o che cosa fosse. Si sa solo che in seguito l'edificio fu demolito e ne fu costruito un altro che porta il nome di Edificio Duende in memoria di colui che per alcuni mesi aveva stuzzicato la curiosità degli abitanti di Saragozza. Amici, fatemi sapere nei commenti se conoscevate questa storia e che cosa ne pensate. Io l'ho trovata molto carina. Io vi mando un bacio grande, mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e ci vediamo domenica con un'altra storia. Ciao amici! Letteralmente significa l'elfo della stufa. Da dov'è che dovevo iniziare? 1934. Nel 1934, infatti, nel 1934, infatti, nei giorni successivi però ci furono altri strani rumori. Un giorno disse alla sua padrona, sto dicendo. Nei giorni successivi si continuò ad indagare, furono diversi i tentativi di Edificio Duende in memoria, vado avanti,